Sono Kiki e vi do il benvenuto sul canale. Qui si parla di pittura miniature e arte in generale. Se non volete perdervi nessuno dei prossimi contenuti che pubblicherò ed entrare a far parte di questa bellissima community creativa, vi ricordo che potete iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche. Detto questo, cominciamo! Nel video di oggi metteremo a confronto 3 diverse marche di primer per aerografo, che proveremo poi ad applicare anche a pennello e vedremo se il diverso finish di ognuno influirà sulla pittura successiva. Le marche che andremo a vedere oggi sono Vallejo, Scale 75 e il recentissimo acquisto Molotov. Proveremo il tutto su questi tenerissimi armadilli stampati in resina, che fanno parte di un pacchetto di Cobra Mod. Iniziamo con il dire che prima di stendere il primer le miniature in plastica vanno sempre lavate e sgrassate per eliminare eventuali residui oleosi o si rischia che il primer non aderisca bene. Ho realizzato un video tempo fa, questo, che vi lascio qui sotto in descrizione. Proveremo i primer nello stesso ordine con i quali li ho comprati nel corso del tempo, quindi partiamo dal Surface Primer di Vallejo, o Vallejo, comunque si pronunci. È stato il primo che ho acquistato quando sono passata al primer ad aerografo e devo dire che in linea di massima mi sono sempre trovata bene. In nessuna occasione si è mai staccato dalla miniatura, né ha dato problemi alla stesura dei colori. Di contro va sempre shakerato tantissimo e ogni tanto purtroppo ho trovato dei piccoli grumi, come vediamo anche in questo caso, motivo per cui ho sempre preferito versarlo prima in un piccolo piattino piuttosto che direttamente nel serbatoio. Inoltre, con la pressione che mi piace utilizzare per aerografare, intorno a 1.82 psi, trovo che usato senza una o due gocce di thinner sia davvero troppo denso e che l'effetto puntinato sia davvero sgradevole. Per far sì che esca senza problemi senza diluizione ho dovuto alzare a 4 psi, così da avere un getto costante, ma personalmente preferisco diluire appena ma evitare una pressione troppo forte, alla quale spesso corrisponde un'eccessiva quantità di prodotto. In ogni caso, facendo attenzione alla quantità, il prodotto si stende bene. Evitiamo di passare più volte nello stesso punto se non per coprire piccoli vuoti e lasciamo asciugare. Nel frattempo diamo una sciacquata veloce al serbatoio per evitare che si mischi con il successivo. Se volete approfondire la pulizia e magari ancor prima la scelta dell'aerografo, vi lascio qui sotto altri 2 video che potrebbero esservi utili. Da asciutto notiamo che il colore nero è bello intenso, la copertura e la stesura sono omogenee, non si sono persi dettagli e il finish è satinato. Passiamo ora al secondo, ovvero il Surface Primer di Scale 75. Preso quasi per caso perché avevo finito il Vallejo, ho scoperto invece un prodotto validissimo e dal finish molto diverso da quello che abbiamo appena visto. Qui non ho mai avuto nessun problema di grumi e metterlo nel piattino mi serve solo a diluirlo, cosa che in questa seconda prova farò come da mia abitudine. Quindi, lasciando la pressione a 2 psi come consueto, aggiungo a circa 15 gocce di primer 3 gocce di airbrush thinner. Sono sempre delle stime perché, come vi spiegavo nell'altro video, preferisco rendermi conto della consistenza muovendo il prodotto, partendo sempre da poche gocce. L'intento qui è quello di alleggerirlo appena, renderlo più facile da far passare attraverso l'ugello, non quello di diluirlo, o ne risentirà la copertura, rendendo il primer poco coprente. Mischiamo bene e siamo pronti ad applicarlo. Come vedete qui, con quel minimo di diluizione il getto è già uniforme e perfetto, e quindi passiamo subito ad applicarlo al nostro armadillo. Una volta asciutto, il finish è super opaco, molto diverso dal precedente. Passiamo ora all'ultimo acquisto, che mi è stato consigliato come prodotto molto versatile, con la consistenza giusta per essere usato direttamente come primer o come colore, sia ad aerografo che a pennello. Ho infatti la confezione piccola, ma vista la resa sicuramente prenderò prestissimo quella grande. Direttamente nel serbatoio e via sul modello. Si vede già da subito che la consistenza è diversa e infatti non c'è il minimo problema nel getto, sempre a 2 psi. Lasciamo asciugare e confrontiamo i risultati. Il Vallejo, come detto, è satinato, ma anche sfregando forte il primer non si toglie nemmeno dai profili. Lo Scale è estremamente opaco, riflette quasi per niente la luce, ma anche questo è saldo sul modello. Infine il Molotov, satinato come il primo, ma con un riflesso diverso, quasi giallo. Comparandoli insieme le differenze sono nette, anche mettendo a confronto Vallejo e Molotov e il loro finish satinato.
Questo tipo di finitura satinata è ottima quando ci si vuole creare delle reference, posizionando l'immagine sotto ad una luce e guardando quali sono i punti che appaiono più luminosi, seguendo quella come linea guida quando si è in dubbio su come interpretare i volumi. Proviamoli ora velocemente nella stesura a pennello, per vedere se è una valida alternativa all'aerografo quando non si vuole o non si può ricorrere alla bomboletta. Per farlo utilizzerò un nuovo accessorio per wet palette che Red Grass Games mi ha gentilmente inviato da provare, ovvero questa palette di vetro che si inserisce perfettamente nel vano della classica, in questo caso XL. È stata progettata per i colori ad olio e per quei colori che non richiedono diluizione, o che anzi verrebbero proprio danneggiati da acqua e umidità. Dato che come sapete al momento non uso i colori ad olio, ho deciso di sperimentarla così. La superficie di vetro si lava facilmente, ma ovviamente non è adatta ai colori classici che si seccherebbero subito. È sicuramente un incentivo a provare i colori ad olio, se si ha magari una mezza idea di sperimentare, e nel frattempo si può usare per quei colori come i metallizzati o in questo caso i primer, che non necessitano di acqua o umidità. Se volete dare un'occhiata vi lascio il link qui sotto. In uscita c'è anche il tappetino da taglio di Red Grass Games, in questo grigio molto delicato e piacevole, con la possibilità di incollare la ruota dei colori in alto e con delle utili misurazioni già stampate, come la misura delle basette, una breve guida alla diluizione e un righello. Il mio è in misura A2, ma esiste anche in A3. La superficie devo dire che è davvero gradevole al tatto e il colore sobrio e privo di righe lo rende piacevole. Li ritengo due prodotti validi che sto testando e per questo ho deciso di parlarvene. Trovate tutti i link qui sotto. Ma ora torniamo ai nostri primer. Partiamo dal valleio e mettiamo vicino giusto un paio di gocce di thinner, che permetterà al pennello di scorrere meglio e stenderlo più sottile. Sicuramente la stesura a pennello è molto più lenta e vi consiglio un pennello vecchio ma morbido se possibile, così da non lasciare righe. Cerchiamo di stendere bene il primer senza lasciarlo spesso da nessuna parte o si perderanno i dettagli, ma senza passare continuamente sugli stessi punti. Copriamo tutto il soggetto e siamo pronti a passare al prossimo, ovvero lo Scale 75. Anche qui aggiungiamo una piccolissima quantità di thinner, solo per far sì che il pennello scorra bene, avendo però cura di eliminare il grosso arrotolando un po' il pennello su se stesso sulla superficie della palette. In ultimo, per il Molotov, nemmeno a pennello abbiamo bisogno di diluizione, data la consistenza fine, e copriamo anche l'ultimo armadillo. Confrontando le rispettive versioni a pennello e ad aerografo, notiamo subito che non ci sono differenze di sorta, né per quanto riguarda il finish né per quanto riguarda i dettagli. La differenza più grande è sicuramente il tempo impiegato, dato che il pennello ben si presta ad applicazioni saltuarie, non a grandi quantità di miniature, ma sicuramente rappresenta un'alternativa fruibile ovunque, laddove non c'è spazio né possibilità di aerografare, né vogliamo che il clima esterno influenzi il getto del primer a bomboletta, molto meno controllabile delle alternative viste oggi. Concludiamo quindi con due piccole prove colore per capire insieme se la stesura e la resa dei colori metallizzati e normali è diversa a seconda del primer usato. Partiamo con il Copper di Scale, che stendiamo senza diluizione sull'intero soggetto, partendo dal valleio. Stendiamo anche su Scale 75 e lasciamo asciugare. Infine velocemente su Molotov, così possiamo confrontarli tutti insieme da asciutti. Notiamo quindi che la finitura finale, luminosa e brillante, è la stessa indipendentemente dal primer usato, e quindi influenzata completamente solo dal colore metallizzato stesso. Proviamo ora un colore opaco normale, come questo Ocean Blue di AK. Colori molto coprenti e quindi perfetti da usare direttamente sul primer. Coloriamo e lasciamo asciugare tutto. Al confronto notiamo una differenza, ovvero che su quello Scale, come si nota dai piccoli cappellini che ho lasciato neri, abbiamo una finitura più opaca, che rispecchia in pieno il primer sottostante. Lo stesso capita con gli altri due, nei quali notiamo finiture più satinate. In definitiva, quindi, anche la scelta del primer è importante, per la qualità dello stesso, dal quale dipende l'applicazione di tutti i colori, ma anche per la funzione che vorremmo che svolga, come nel caso della reference. Questi tre devo dire che per qualità si equivalgono, anche se ammetto che il Molotov ha conquistato un grande posto sul mio tavolo da lavoro, soprattutto per la comodità di utilizzo che ne giustifica assolutamente il costo. Le piccole differenze di finish sui colori con il protettivo potrebbero andare perse,
ma in quei casi in cui non si ha intenzione di proteggerle, valutando il primer da usare, avremo il controllo totale sul risultato. Se questo video vi è stato utile, fatemelo sapere qui sotto nei commenti, scrivendo anche quale utilizzate voi e se avete esperienze che volete condividere riguardo a questi 3 utilizzati oggi. E con questo si conclude anche il video di oggi. Io spero che vi sia stato utile. Se è stato così, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Io vi ringrazio di aver visto il video fino alla fine, vi do appuntamento al prossimo e fino ad allora siate creativi!